Un artista allo specchio è perfetto per cominciare una storia, specie nel caso di Roberto Bolle, una stella della danza da una parte e dall'altra dell'oceano. Cura di questa, ma no, vabbè, sono stesso. Questa puntata di Unici dedicata a Roberto si svolge infatti tra Milano, Roma e New York e quindi la vogliamo intitolare, con un pizzico di spirito, L'Étoile dei due mondi. Stiamo scendendo in scena. La danza vive un momento di grande popolarità. C'è un pubblico vastissimo che vuole conoscerne le vicende, le curiosità, in una parola la storia. E la nostra, appunto, è una storia unica. È una storia piena di grandi artisti, di passione e di bellezza, come è il mondo dei protagonisti della danza. Ma è anche una sorta di favola. Quella di un ragazzino di provincia diventato una star internazionale, con degli amici e dei testimonial davvero, davvero speciali. Grazie, fantastico. Ecco, allora sta per cominciare il nostro racconto. Ma intanto vogliamo cogliere l'occasione per dei veri, sentiti auguri a tutti i telespettatori di Unici. A proposito, buone feste a tutti. I really can't But stay. baby, it's cold outside. I've got to go But away. baby, it's cold outside. This evening has Been hoping that you'd so drop in. very nice. I'll hold your hands. They're just like La danza, no? C'è sempre stato un off alla fine, Isnikov, c'è stato, tutti Nureyev, C'è stato sempre i un numeri uno del mondo, sempre dalla Russia, insomma, dell'est, insomma, no? Questi grandi ballerini. Finalmente Roberto Bolle. Roberto Bolle adesso è il numero uno della danza mondiale. Roberto Bolle è un'icona della danza per una serie di motivi che sono in parte un dono del Signore, così come Pavarotti è diventato un numero uno perché il Signore gli ha dato quella meravigliosa voce che è irripetibile, così come a lui ha dato questo dono della danza, che è la sensibilità, non è solamente fatta di tecnica, non è solamente fatta di passi, è fatta di una sensibilità particolare, di un certo modo di stare sul palcoscenico e di vivere la musica e i passi e tutto quello che tu fai come artista. A questo però ci devi aggiungere anche il fatto che lui è un uomo che trasmette serenità, gioia, c'è questo alone positivo intorno a lui, no? Che lo rende immediatamente accattivante per il pubblico. Poi ha una bellezza straordinaria, insomma ci sono tutta una serie di fattori che rendono la sua immagine così unica che tu immediatamente sei attirato. Come è cominciata io non saprei, la storia è infinita con te. Poi devo dire che alle spalle di questo c'è un lavoro durissimo, cioè non diventi un artista del livello di Roberto Bolle se non lavori duramente tutti i giorni della tua vita, e lui lo fa da quando era bambino, perché lui racconta sempre che ha cominciato alle elementari e quindi dietro c'è sacrificio, c'è la capacità di soffrire, perché poi tutti questi artisti della danza si infortunano, non è come con i calciatori, no? Che c'è una specie di epopea dell'infortunio, però vivono una vita di sacrificio e di uso del fisico che veramente è durissima. Però poi su tutto questo c'è la magia della poesia e dell'amore che sanno esprimere, e Roberto sa esprimere amore. Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica come sei, immensa quando vuoi,
piace desistere. Roberto l'ho conosciuto in un'occasione molto particolare, mondana, a Capri, in cui abbiamo passato un capodanno insieme. Era un festival di cinema, incontrato in una piscina. Io entro e vedo Roberto proprio immerso nell'acqua, ma in spaccate, mentre si stava riscaldando, facendo le spaccate frontali, sagittali. E mi ricordo di aver avuto quella sensazione di un corpo che portava con sé un'armonia, ma allo stesso tempo una forza, una potenza incredibile. Dovevo fare una Vedova Allegra, un balletto per la Scala, e la prima cosa che mi colpì fu quando la direttrice della sartoria disse: ah, sai, c'è questo giovane che viene dalla scuola di ballo, ma è così cambiato. L'anno scorso in accademia l'avevamo misurato e adesso non ci basta il metro per misurargli le gambe perché è talmente cresciuto così. È la prima volta che ho sentito parlare di Roberto. Dopo questa volta l'ho vestito, ho creato dei costumi per lui per questo balletto e da allora ci siamo un po' rincorsi nel mondo. E allora entriamo nel mondo di Roberto Bolle. Tra i palcoscenici internazionali, gli applausi e le storie epiche, c'è anche il ragazzo della porta accanto. Grazie. Bravo, sei stato proprio bravo. È stato un bel spettacolo. La sua storia sembra una favola di Andersen, quella di un bambino che sceglie il suo futuro grazie ad una promessa. Lui andava a nuoto, lo portavo a nuoto perché dicevo Roberto è importante, quando siamo al mare le piaceva moltissimo, l'acqua è sempre piaciuto tantissimo e allora dico è importante che tu sai a nuotare bene. E lui dopo aver visto un balletto mi ha detto mamma io voglio andare a imparare quello. Presto vieni qui ma su non fare cose, ma non li vedi quanti altri bambini. La mamma praticamente dice Roberto vado a iscriverti per la nuova stagione del corso di nuoto. Lui mi rispose tanto io non vado mamma, dico ma perché? E lui dice ma tu l'anno scorso mi avevi promesso, mi commuove ancora, che se non cambiavo idea mi avresti portato. E quindi così è stato. Magari abbiamo perso un campione di nuoto, ma grazie alla promessa mantenuta da mamma Mariuccia è nata una stella, o meglio un'étoile della danza internazionale. L'uomo che rappresenta l'Italia del talento, di chi ce l'ha fatta da solo, grazie alla forza di volontà, ai sacrifici e ad un'autentica passione. Ma andiamo dove tutto è cominciato. C'è un aspetto di Bolle che a me colpisce molto. Come tanti grandi al mondo, viene dalla provincia, da un piccolo paese. Ecco, noi metropolitani queste cose non le capiamo, tutto per noi è a portata di mano. Chissà perché il meglio viene da piccoli paesi in cui in realtà non succede nulla. Ci sarà una ragione. Che sarà della mia vita, chi lo sa? Partiamo da Trino, in Piemonte, un piccolo paese nelle campagne del Monferrato. Lì, alcuni anni fa, negli anni '80, un bambino guardava la TV e si perdeva nella magia degli show del sabato sera. Vedendo certe trasmissioni televisive era rimasto tratto dalla danza che ovviamente in televisione era una danza moderna, quella delle grandi trasmissioni, dei grandi spettacoli del sabato sera.
ed è stata una grande ispirazione anche proprio con le ballerine televisive come Ter Parisi, come Raffaella Carrà. Disco dove io sono veramente io, fantastico, super fantastico. Muoversi davanti al televisore era una cosa incontenibile. E l'avventura che c'è dentro di me. Roberto inizia le prime lezioni alla scuola di danza di Vercelli ad appena 7 anni. E dopo qualche tempo si presenta una grande occasione, un mese di prova alla scuola della Scala. Roberto è venuto in scuola che aveva 12 anni circa, veniva da una piccola scuola privata di Vercelli, ma subito si vedeva, e negli anni abbiamo avuto conferma, che era un ragazzino oltre che dotato, determinato. Roberto Bolle è un grandissimo orgoglio italiano. È un ragazzo bellissimo e ha una forza, nonostante sia una star internazionale, ha una forza l'ho sentito dire io da lui, di lavorare ogni giorno. Cioè lui va in una stanza d'albergo, oggi immagino avrà delle suite perché è un numero 1 mondiale, e lui si mette a fare gli esercizi prima di andare in teatro, dove farà il riscaldamento per altri esercizi. E questo è veramente essere grandi, avere sempre l'umiltà di pensare di poter fare un qualcosa di più. Tutti i giorni, verso mezzogiorno, io e Roberto partivamo, prendevamo il treno, scendevamo a Milano, attraversavamo di corsa la Galleria Vittorio Emanuele per cercare di essere puntuali alla lezione che iniziava alle 14:30. Una volta ammesso alla Scala, Roberto si stabilisce da solo a Milano. La scuola di danza di giorno, il liceo scientifico di sera, e la nostalgia della famiglia è forte. La scuola di ballo, ogni passo che ho fatto in scuola, poi in compagnia, come artista del corpo di ballo, come primo ballerino ed étoile, tutto è passato da questo teatro. E da qui, da questi corridoi, da queste sale, da questa meravigliosa sala, ho iniziato la mia carriera e sono poi arrivato in tutti i più grandi teatri del mondo, però tutto è partito da qui. Let's face the music and dance. Per arrivare al successo, però, la strada è fatta di impegno e allenamenti senza sosta. E Roberto è tra i più bravi del suo corso. Beh, mi ricordo sicuramente tutti gli insegnanti, soprattutto della scuola. Mi ricordo la direttrice, la signora Prina, che all'epoca lei mi scelse per entrare alla Scala quando feci l'audizione, che avevo solo 11 anni, ed è sempre stata una direttrice molto, molto severa, molto nel ruolo di direttrice, direi. Qualche volta io intervenivo e davo dei pugni a Roberto perché volevo che fosse più espressivo, più aggressivo, perché in questa figura di ragazzo buono, bravo, intelligente, disciplinato, che ascoltava tutto, ci voleva un pochino più di aggressività. E in questo percorso non è solo. I suoi compagni di corso diventano gli amici per la vita. E mi accompagna da quanto tempo? 30 anni, credo, più o meno. Da quanto? 25? 25. Beh, avevamo 12 anni comunque, sì. Mi sa che sono più 25 che 20. Sì, 25 anni. Quello che è veramente bello e particolare è che i miei amici di oggi sono
ragazzi che ho conosciuto veramente 20 anni fa, 25 anni fa, con i quali ho iniziato la scuola di ballo, le scuole medie, quando avevo 11, 12, 13 anni, e ancora adesso li ritrovo quotidianamente a fare lezione, a fare le prove, quindi sono i miei colleghi. Roberto non mi faceva mai copiare i compiti in classe. No, veramente? Mai. Non è vero. È che se uno non si impegna, comunque vuol dire, lei magari... È vero, lui era ti guardava e ti diceva, io magari non uscivo, non facevo non andavo alle feste, stavo a casa a studiare. Lei si divertiva, tu andavi alle feste, ti divertivi. Io e Roberto abbiamo iniziato più o meno insieme, perché io sono arrivata a scuola di ballo a 15 anni alla Scala, lui invece aveva già iniziato prima, però da quel momento in poi il nostro percorso è stato sempre insieme e già da questo inizio vedevo che Roberto aveva una disciplina al di sopra di tutti gli altri. Però sto bene col codino. Sì, io lo farei crescere un po', no? Nella vita di ciascuno può capitare una svolta. Per Roberto avviene proprio alla Scala, quando incontra la grande étoile Elisabetta Terabust. E mi sono trovata davanti una creatura straordinaria, bellissimo, con delle proporzioni fantastiche, già una tecnica accurata e virtuosa. Quindi era veramente qualcosa di speciale, qualcuno di speciale. Ed erano anni che la Scala non aveva un ragazzo così. Non svegliarti ancora. E poi subito abbiamo investito, ho investito, cioè le ho dato subito dei ruoli importanti. E mi ricordo che la vedevo come una prova grandissima da superare, un grande scoglio, mi sentivo impreparato, non mi sentivo all'altezza. Ma era giusto così, era pronto. Aveva bisogno soltanto di ruoli importanti e che gli dessero questo cibo, E fu nominato primo ballerino dopo una recita di Romeo e Giulietta al Castello Sforzesco. Dopo Romeo e Giulietta i successi si moltiplicano. È protagonista di balletti classici e contemporanei. In fretta la fama di Roberto Bolle fa il giro dei teatri di tutto il mondo. Lascia la Scala e comincia una carriera internazionale, protagonista di eventi unici come il Giubileo della Regina d'Inghilterra. Porta la sua danza in luoghi non convenzionali, con lo scopo di avvicinarsi alla gente. E in poco tempo si realizza un vero sogno, il successo americano. Siamo in un luogo veramente rappresentativo dell'arte e dello spettacolo americana e non solo, nel centro di New York, Lincoln Center, e con Roberto Bolle vogliamo parlare della sua avventura americana, perché Roberto Bolle è stato il primo ballerino nominato Principal Dancer. Esatto, primo ballerino con l'American Ballet. Sì. E appunto ogni anno qui al Metropolitan veniamo a fare la stagione, quella primaverile, quindi 2 mesi interi, maggio e giugno, in cui ci sono 8 spettacoli a settimana, per 8 settimane una stagione molto intensa, e si può dire che in questo periodo dell'anno soprattutto il balletto e la danza siano al centro dello spotlight della danza mondiale. Ho sempre sognato di venire a ballare a New York all'American Ballet ed essere addirittura parte della compagnia, parte del loro organico, quindi per me, devo dire, è un sogno realizzato. Sono veramente felice di essere a New York e di poter ballare in questo meraviglioso teatro. È la prima volta in America per questo ballerino, di casa alla Scala come al Covent Garden o al Bolshoi, famoso come un divo, capace di scatenare l'entusiasmo del paludato pubblico degli appassionati di danza, quasi fossero i fan di un concerto rock. L is for the way you look at me. O is for the only one I see.
Quanto tempo passi a New York in un anno? Ma in realtà passo quasi, non dico forse metà dell'anno, ma 4-5 mesi tutti. Perché le stagioni con l'American Ballet sono due, quella autunnale e quella estiva, e quindi prendono già almeno 3 mesi e mezzo, e poi ci sono le tournée. Quest'anno andremo a Tokyo, in Giappone a febbraio, quindi prepariamo quello. L'anno scorso siamo stati a Hong Kong, a Washington. Quindi sei l'Etoile dei due mondi. L'Etoile dei due mondi. È carina questa cosa. Talmente credo che Roberto sia unico proprio perché è un grande comunicatore. Comunica attraverso la danza, ma comunica a un pubblico vastissimo. Riesce ad arrivare a rompere quelle barriere culturali, di lingua, di gusti, ripeto, di tradizioni, di culture diversissime tra loro. E questo credo che sia, insomma, l'unicità di Roberto, che sembra, come dire, a dirlo sembra facile, ma a farlo è veramente impossibile. Molti sacrifici, Roberto Bolle. Sì, molti sacrifici che si fanno fin da bambini, quando gli altri ragazzi della proprietà, i propri coetanei, vanno magari a giocare, e noi andiamo in sala ballo a studiare. Inizia il rigore fin da bambino e te lo porti avanti poi tutta la vita. Perché in fondo ci sono due momenti, quello della scuola, e lei ha fatto fino all'università, sì, e quello della danza, che è estremamente impegnativo. Esatto. Non rimane più tempo per stare per altre cose. Si è un po' diversi in sostanza. Assolutamente, direi che le amicizie si perdono un po' per strada, proprio perché il vero amico diventa il mondo della danza. Sì. Il passaggio di testimone nella danza è spesso il modo migliore di valorizzare un talento, come nel caso di Alessandra Ferri e Roberto Bolle. Ho avuto la fortuna, quando ero io una giovane ballerina, una giovane promessa, di avere due famosissimi e grandissimi ballerini che hanno creduto in me. Uno era Mikhail Baryshnikov e poi Rudolf Nureyev, e a un certo punto ho sentito che era importante condividere questa esperienza e passare quello che io avevo da dare a Roberto. La prima volta al Bolshoi lui era effettivamente molto giovane e inesperto, e Roberto si è dimostrato che aveva la stoffa già allora di essere una grande star, un grande artista. Quello di oggi non è solo uno dei 15 spettacoli di balletto che Mosca offre nel solo mese di ottobre. È il debutto nel Tempio della Danza, il Teatro Bolshoi, del corpo di ballo del Teatro La Scala. Sul palco d'onore, un tempo riservato agli zar, anche Boris Yeltsin. Romeo e Giulietta, storia italiana, balletto italiano, orchestra russa, compositore russo Sergei Prokofiev. Gli ingredienti per una serata straordinaria. When somebody needs you, it's no good unless he needs you. Dopo aver affiancato Alessandra Ferri nel suo addio alle scene al Metropolitan di New York, Roberto diventa un protagonista assoluto nella capitale mondiale della danza. Il nuovo mondo, quello che conquista, quello che vince, l'impero, domina, però assorbe la cultura dagli altri, e noi forse come nessun altro, più di ogni altro, siamo riusciti a portare cultura, eleganza, intelligenza, letteratura, arte, balletto, cinema, il grande cinema. La performance, lo spettacolo di Roberto Bolle, ripeto, una star internazionale italiana, rientra nell'ambito di non solo delle celebrazioni dell'anno della cultura, ma nell'ambito di un'attenzione particolare, crescente, nei confronti delle nostre proposte culturali. C'è sempre una prima volta, anche per Roberto Bolle, l'Etoile che il mondo ci invidia.
Ha calcato tutti i maggiori palcoscenici, ma nulla in confronto all'emozione del fondale dell'Anfiteatro Flavio. Una magica sera di questo giugno dai freddi spifferi, che nulla hanno potuto sulla caldissima accoglienza di un pubblico selezionato, che ha applaudito a scena aperta. In prima fila il Presidente della Repubblica Napolitano e l'ex Presidente Carlo Azeglio Ciampi. Serata indimenticabile per lo stesso protagonista. Of love is in your eyes, the look your heart can't disguise. Roberto in scena è gigantesco, nel senso, è chiaro che Roberto è alto, ma il fatto è che in scena diventa una cosa, non so, è un'entità, si guarda solo. Io ero colpito dalla sua forza, eravamo in più persone e alla fine constatavamo che proprio l'occhio ti viene sempre attratto dal suo modo di occupare la scena, dal suo modo di occupare lo spazio. È insieme poetico, fisico, ha una grande capacità tecnica, ma non la si sente mai prendere il sopravvento, si fa sempre portatrice di un'emozione e quindi è sempre un contatto molto empatico con il pubblico. Tu per la verità hai fatto delle performance in dei posti davvero unici, no? Dalle piramidi a San Pietroburgo. Che cosa succede ogni volta? Beh, ogni volta è un'emozione che si lega veramente molto al luogo. Quando si balla all'aperto in contesti di questa bellezza è veramente qualcosa che si aggiunge al Però sentimento, ti carica di adrenalina. ti carica tantissimo. Let's take a lover's vow and then see. Abbiamo una platea immensa perché sono più di 3.000 persone, quindi il luogo aperto, così quella sera ce l'ha. Beh, ieri in realtà ha piovuto anche. Io di questo ti volevo parlare. E ha piovuto, grandinato nel pomeriggio, ha piovuto prima dello spettacolo, quindi a volte, voglio dire, ballare all'aperto è meraviglioso, ma a volte è anche molto difficile. Roberto Bolle l'ho conosciuto una mattina a Uno Mattina ed era pochi giorni dopo che l'avevano nominato ambasciatore di buona volontà dell'UNICEF. La povertà, la fame, l'incontro con i bambini soldato, ma anche i sorrisi dei bambini. E il Sudan del Sud visto con gli occhi di Roberto Bolle, primo ballerino della Scala e ambasciatore UNICEF. Vedo entrare in studio quest'opera d'arte fatta da Fidia. È entrata un'opera d'arte. Era la cosa più bella che io avessi visto in vita mia. E ho pensato, un étoile per di più, ambasciatore dell'UNICEF, trattiamolo con le pinze. E un angelo. Ha cominciato a parlare un angelo. Io mi sono innamorata di Roberto quel giorno. È un amore che dura ancora oggi. Gli voglio bene perché Roberto è vero, ama il suo lavoro come ama tutto quello che fa. She'll let you take her home. What's her appetite? She'll lay you on the throne. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you. 2 volte ho incontrato Roberto Bolle, questa volta qui, un'altra volta l'ho incontrato. La grande professionalità anche quando devi esibirsi in una cosa leggera come questa, no? Cioè, voglio dire, una cosa così, Roberto Bolle la fa così, dormendo, fa questa, invece no. Il più grande di tutti, il numero 1 al mondo, portatemi il microfono, Roberto Bolle! Senti come ti vogliono bene, che étoile che sei! Ciao. Voi non potete capire perché voi l'avete visto a quella distanza lì, io ce l'ho qua.
Mi ricordo a scuola che c'era il coso lì, quando studiavamo i muscoli, c'era fermo così, sì, una cosa. L'anatomia. Sì, proprio l'anatomia, questo è il deltoide, questo è il pettorale, questo si chiama grandentato, questi si chiamano addominali, il mio sogno. No, non li vedo. Odio anch'io fare gli addominali. 26 anni che non li vedo, fammi vedere che 26 anni che non vedo un addominali. Qui c'è una confezione tortellini da 9, ragazzi, tutti messi qua. Sì, ma quante ore ti alleni al giorno? 6-7 ore al giorno. 6-7 ore al giorno. Sì. Poco prima della diretta andai in camerino a salutarlo per dare insomma bocca al lupo, tra un po' cominciamo, busso, avanti, e non vedo Roberto Bolle, era spalmato al suolo, cioè aveva le gambe, c'era una gamba là, un'altra gamba di là, il busto schiacciato così e la testa alzata e parlava con me. Si stava stirando. Cioè inizi la mattina, ti svegli, la prima cosa che fai è così, buongiorno, che fai? Buongiorno. Vedete, notate tu sai cos'è? Sei leggero. Io poi ho toccato, ho visto gli addominali. Hai toccato con mano? Mamma mia ragazzi, è una cosa impressionante, lui non ha la pelle e i muscoli, la cosa che c'è in mezzo. La ciccia non c'è? No, non esiste. Chassé. Mi piace, quello che fa chassé è quello, lui dice la stessa parola, chassé, capito? Quello che chassa. Allora, vado. Uno normale e uno en tournant. Uno chassé e uno en tournant. Madonna mia, una cosa incredibile. Vado, 1, 2, 3, 4, vivi. Quando gli dissi, vabbè, facciamo sta gag, tu mi sollevi, e io pensavo, sai, abituato a sollevare insomma le ballerine che pesano 3,20 etti, le ballerine sollevi così, volano, sono fuscelli, mi dirà no, guarda sei troppo pesante, va bene. Io sentì queste due tenaglie affossarsi nella mia adipe qua laterale, tipo così, mi ha sollevato in una maniera, tant'è che ho avuto tempo di fare con le gambe. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, maintenant on va faire un entrée chassis. Si può fare anche altro, ci sono varianti? Lo split. Io d'estate ne magno di split. Benissimo, lo fai, lo split con le gambe aperte? Cioè ragazzi. Tu apri le gambe e io ti alzo. Semplice. Aspetta. C'ha una presa che voi non avete idea, come se ci fossero due tenaglie che ti tengono. Poi sai cos'è? Che lui affossa le dita proprio sul budino, proprio così. Va, allora faccio quello lì, vai. Signori, Bolle è bollito. L'apparizione di Roberto Bolle a Ballando con le Stelle fu una specie di magia, perché era un po' di anni fa, era il 2006 credo, e lui venne a ballare un valzer insieme a tutto quanto il cast di Ballando e insieme a me, che ebbi questo onore incredibile di poter essere accanto al principe della danza per eccellenza. So this is Christmas. What have you done? Another year over, and a new one just begun. Fu un momento magico, un momento che è rimasto nei nostri annali. In questo momento questa generazione è fortunata perché ha la gioia di essere contemporanea ad un grande della danza internazionale. Bolle, tra l'altro frequenta la modernità, ha fatto anche delle cose sperimentali che io ho molto apprezzato, frequenta i grandi coreografi moderni, cioè lavora, è materiale per loro, insomma, essendo uno dei più grandi interpreti di balletto del mondo, no? Perché insomma American Ballet, dove è una delle stelle e poi è una delle stelle della Scala, cioè le due cose insieme mi dicono succedono poche volte nella storia del balletto.
offri si vede che è un prodotto di qualità, alla fine il pubblico apprezza e si entusiasma, quindi anche se non è qualcosa che magari andrebbe a vedere tutta una serata così, ma dare un estratto di 8 minuti, 10 minuti all'interno di un programma misto, il pubblico veramente rimane entusiasta di questo. Infatti io, per usare un termine musicale, dico che tu hai fatto una compilation. Esatto. A proposito delle eccellenze italiane, noi qua abbiamo incontrato un italiano eccellente. Capello è uno che nei nostri cuori e nella nostra voglia di quel calcio pulito che forse si è un po' perduto. Noi stasera la vediamo con dei biglietti in mano, ma che cosa combinate? Io avevo cercato di trovare i biglietti e non li ho trovati. Sono di passaggio che stavo andando a vedere Kiki Boots. Mi sono fermato un attimo, sono stato riconosciuto da una gentile signora, visto che 2 persone non sono venute e avevano ridato i biglietti, me li sono stati offerti. Io non so come ringraziarli perché io ho cercato in tutte le maniere di vedere Bollé quando ero a Londra, a Mosca, e sempre all'incontrario. Io sono via quando lui si esibisce, impegnato chiaramente nel mio lavoro, quindi oggi che non avevo trovato i biglietti sono qui e sono felicissimo di vedere questa esibizione straordinaria di questo grandissimo artista famoso nel mondo e che è l'eccellenza dell'Italia. Roberto Bolle a New York è molto conosciuto perché si è esibito, perché ha ballato con l'American Ballet e perché piace, perché Bolle all'italianità, è il bell'italiano che quindi evoca i profumi e i sapori del nostro paese e contemporaneamente ha questa straordinaria professionalità, questa straordinaria statura all'interno del balletto internazionale, per cui se lo contendono dalla Scala all'Europa agli Stati Uniti. Quindi che cos'è Bolle? Bolle è tutto, è l'Italia, la sua bellezza, la sua bravura, il suo talento e la sua arte. Anzi, sono molto curiosa di vedere perché questo è uno spettacolo che ha fatto furore. Avevano detto all'Italia che è stupendo, quindi come tutti quelli che sono qua stasera ho voglia di vederlo. Mi sono piaciute molto 2 cose, a parte quella cosa che ho trovato straordinaria della Gazza Ladra, che è cominciato e non sapeva cosa fosse, no? Per cui uno ha pensato, ma adesso che succede? È un intervallo, cioè. Quindi voi siete entrati dal pubblico, è vero. Bellissima cosa teatrale.
credo che è anche un modo bello di interessare anche i non appassionati di danza. Soprattutto perché poi gli appassionati vanno a vedere balletti completi di coreografi magari contemporanei o classici a seconda dei loro gusti, però chi non è appassionato magari non trova affinità con la propria di sensibilità, quindi magari ha più fatica a seguire tutta una serata, invece così è molto ritmata. C'è una varietà la serata, di stili, c'è grande anche varietà, esattamente. La notte ha mille luci a New York. Le macchine, le persone e persino le insegne corrono per andare verso destinazioni misteriose. E tutto sembra raccontare dei sogni che, il mattino dopo, diventano realtà. Così, dopo il fantastico galà di Ball & Friends e tanti caffè, andiamo incontro all'alba. Attraversiamo tutta la città e passiamo dal celebre ponte di Brooklyn per arrivare dall'altra parte del fiume. Giusto in tempo per regalarvi la splendida visione di una New York baciata da un caldo quanto inaspettato sole autunnale. Quello che è bello di questa città è che comunque sempre in continuo cambiamento, cioè tutte le volte che torno a New York vedi una città cambiata, con negozi che cambiano, altri chiudono, si aprono, una città con spettacoli che cambiano continuamente. Quello che a me affascina di questa città è proprio la sua dinamicità, la sua energia, una città veramente che ti sa coinvolgere perché ha questa forza di andare avanti, di guardare al futuro nonostante tutto, nonostante quello che è successo anche con l'11 settembre, però è una città che sa risorgere e guardare al futuro. Dice che New York sia la più grande città italiana che c'è al mondo, perché credo che ce ne siano 3-4 milioni di italiani a New York per prima e seconda generazione. Come vedi gli italiani a New York? Sono simbolo di eccellenza. Sì, direi che spesso gli artisti italiani hanno quel qualcosa in più, quell'energia, quel carisma proprio personale, quella capacità e raffinatezza, che è un gusto proprio che ci viene dal vivere in mezzo, in un museo a cielo aperto quale è il nostro paese, quale è l'Italia. Penso che un sogno così non ritorna mai più. Mi dipinge con le mani la faccia del blu.
e improvviso tenuto dal vento rapito, oh yeah, e cominciavo a volare nel cielo infinito, Roberto Bolle è una star del suo settore, ma è anche una star in generale, riconosciuta da tutti. Ha un doppio merito: prima di eccellere nel suo campo, secondo di eccellere un campo in cui, con poche eccezioni, mi viene in mente Carla Fracci o più recentemente Alessandra Ferri, gli italiani non sono stati molto numerosi. Generalmente quello è un settore dove i russi, i francesi, anche alcuni americani hanno dato il meglio di sé. E volavo, felice, più in alto del sole, e ancora più su. E una musica veniva da lontano a giù. Bolle cosa trasporta con la sua grande arte? Una straordinaria eleganza e anche un grande atletismo, e diventa ambasciatore di qualcosa che paradossalmente l'Italia ha dato meno rispetto ad altri settori. Oggi New York, ma l'America in generale, è un posto che apprezza e dà il benvenuto a nuove generazioni di italiani. A New York adesso trionfo per Bill de Blasio, un nuovo sindaco che ringrazia in italiano e riceve le congratulazioni di Obama. A special thank you to my Italian family and friends. To them I say grazie a tutti. Bolle è l'orgoglio del tricolore, che lo sentiamo dentro, soprattutto per tutti coloro che lavorano all'estero e che portano in giro per il mondo la nostra capacità, la nostra bravura. Sono felice proprio perché quando facciamo queste cose ritorniamo ad essere quel posto di grande cultura, di grande valore che è sempre stato nella storia. Ecco, ma c'è un momento in cui lo stile italiano si sta imponendo? Sì, io credo di sì. Nonostante tutto, diciamo che le eccellenze all'estero fanno veramente onore all'Italia, e ce ne sono tante, tante dalla moda, dall'arte, in tutti i campi. Imparano a conoscere adesso i talenti italiani, ma la musica italiana è arrivata, magari portata dai loro artisti. Difficile spiegarlo a loro, è molto difficile spiegarlo a loro, però poi quando arrivano in Italia impazziscono, no? Mi piacerebbe molto sapere cosa mangia, ad esempio, un atleta, perché di atleta si tratta come Roberto Bolle. Cosa mangia? Una fettina di prosciutto senza grasso, un'acciughina togliendo il sale? No, perché per avere un fisico così, ok che lui balla tanto, un allenamento straordinario, immagino, però secondo me deve seguire anche un'alimentazione particolare. Insomma, mi piacerebbe molto essere un giorno a tavola con Roberto Bolle. Per la serie A tavola con Roberto Bolle, adesso vediamo veramente cosa mangia un étoile dei due mondi, come abbiamo detto, che però ha veramente dei gusti internazionali, perché questo è il tuo cibo preferito, se non sbaglio. Sì, io cucina giapponese, sushi, adoro, veramente è la mia cucina, il mio cibo preferito, anche perché è molto, molto leggero, salutare, quindi soprattutto qua a New York, dove cucinare a casa cucino di meno che a Milano, e ci sono degli ottimi ristoranti giapponesi, devo dire che sono sempre alla ricerca di uno nuovo, li conosco tanti, ne provo tanti e mi piace tantissimo. Io fanno una vita di sacrificio. Io lo incontrai a Verona. Io facevo lo spettacolo all'Arena di Verona e poi lui l'avrebbe fatto qualche settimana dopo, quindi era lì. Ci siamo incontrati al ristorante di sera dopo il mio spettacolo e allora lui venne a mangiare con noi al tavolo. Nel tempo in cui lui mangiò una fettina di prosciutto crudo, io mi feci l'intero menù del ristorante che c'era in quell'albergo, tutto. Compresi i dolci? Tutto. Mentre io ho mangiato tutto, Roberto Bolle stava ancora sgrassando con coltello e forchetta una fettina di prosciutto crudo e t'ho detto tutto. Tu sai cos'è? Sei leggero. Se io facessi questa cosa, mettiti in quinta, come fai? Guarda, vedi? Guarda, se mi ci metto io, sembra che sto facendo la fila alla posta, sai? Se mi ci metto io. Invece lui è una cosa bella. Ma non volevi fare il ballerino tu? Sì, avevo fatto pure uno spettacolo, volevo fare il ballerino, ma poi ci ho rinunciato, anche perché dalle mie parti non so.
Si vedevano ballare, a me proprio non... Questa disciplina che hanno i grandi danzatori è comunque una cosa che ti ha insegnato qualcosa, perché comunque quando si fanno gli spettacoli come il tuo bisogna avere una disciplina, al di là della vita privata normale, però quando sei on the stage, no? Non così. Non così. Non così, però ragazzi questi fanno delle cose assurde, capito? Cioè fanno delle cose fisiche assurde. Quella cosa lì che fanno, adesso mi ricordo il termine tecnico, com'è quando aprono le gambe, tu vedi le foto che sono in orizzontale e volano, oppure fanno il tourallé, lì si chiama tourallé mi pare, si chiama tourallé, che fanno vum, vum. Cioè quello lì sono cose che fanno alle Olimpiadi ginnasti a corpo libero. E poi loro lo devono fare sorridendo. Sorridendo, e poi lì la perfezione è data anche da un dito, cioè il dito deve essere così piuttosto che così, cioè, quindi via. È tutto molto spagnolo qua. Sì, è molto... Ragazzi, ma è una cosa in che posso... Mi alzi questo microfono, tira gli addominali, così tira. Okay. Lui è veramente un étoile e io veramente sono un étoilette, devo dire. Credo che una delle cose belle da vedere proprio in un ballerino sia proprio la sua struttura fisica. Roberto Bolle in particolare ha una struttura fisica particolarmente sorprendente. Lui è un ballerino anomalo, se vogliamo, per altezza. Lui è alto 1,87 m. Normalmente i ballerini sono piccoli, Nureyev, Baryshnikov sono tutti piccolini di altezza, perché avere leve compatte, avere la schiena non troppo lunga ti aiuta ad essere più scattante e ti preserva anche dagli infortuni, perché l'altezza purtroppo è anche poi foriera di una serie di problemi. Però quando poi tu hai una presenza così come quella di Roberto, è una presenza che riempie il palcoscenico, che si impone proprio con la sua grande eleganza. E lui negli anni, attraverso durissimo allenamento, si è scolpito un fisico che indubbiamente rimane a guardarlo, ma lo guardi con la stessa ammirazione, penso anche da parte degli uomini, con cui tu guardi, che ne so, una meravigliosa statua greca, no? Dove tutto è perfetto, c'è un'armonia di linee che non puoi invidiare, no? Non è una questione di dire, ah, guarda quello, no, è meraviglioso. Io volevo sapere da te una cosa che mi ha colpito appunto nel tuo pubblico, che è di varietà, ma soprattutto di varie nazionalità. Quali sono le differenze che hai riscontrato tra il pubblico giapponese, quello americano e quello italiano ed europeo in generale? Ci sono delle cose che funzionano di più o di meno a seconda dei posti? Ma sicuramente sì, quello che abbiamo visto anche nella serata di ieri sera, il Grand Pas de Deux, che è il pezzo divertente, quello umoristico, qua ha funzionato tantissimo, cioè gli americani proprio ridono a scena aperta, cioè proprio c'è una risata spontanea, naturale da parte di tutto il pubblico, c'è una grande partecipazione. Applaudivano a scena aperta, che è una cosa rarissima, credo, nella danza. Applaudire forse ancora, ma proprio ridere proprio di cuore. Anche noi siamo rimasti abbastanza stupiti dalla reazione. Magari in Italia sono più contenuti in questo, poi si scatenano alla fine, sono calorosi, però durante l'esibizione a volte sono più contenuti. Il Giappone è un paese amante del balletto, dove ci sono veramente, e i giapponesi sono veramente fanatici, cioè si appassionano e si entusiasmano, ti aspettano all'aeroporto, stanno le notti a dormire in albergo, tutti i giorni sono fuori dal teatro. Perché Roberto piaccia tanto in Oriente? Perché gli orientali sono molto attratti dalla gestualità e forse anche proprio dal soggetto Roberto Bolle, che è, con il dovuto rispetto, con le dovute proporzioni, ma sembra un Davide Donatello danzante, quindi credo che sia veramente un qualcosa che per l'orientale richiama molto l'Occidente, una cultura che è a loro lontana, ma con Roberto riesce a essergli vicina. There's nothing left, all gone.
Nel paese del Sollevante la danza è un'arte sacra e quando arriva Roberto Bolle l'effetto è assicurato. It's just a test, a game for us to play. Ti sei meritato un boccone per vedere. Anche più di Sì, uno. sì, anche più di uno. Tu stai facendo un lavoro su di te come artista, ma come ideatore e promotore, per portare la danza a un pubblico più pop, popolare. E in questo lavoro qualche volta addirittura abbatti la sacralità della danza, mi sembra. La rendi anche quasi più contemporanea, non solo nel senso di musica, ma anche nel modo di proporla, come nel caso per esempio del pezzo finale, quello con quell'effetto visuale bellissimo. Però io penso anche nel modo di proporla e di avvicinare alla gente. Questa è una cosa che magari all'inizio della tua carriera probabilmente non ti era chiaro. Quando è che ti è venuto in mente questo progetto? Devo dire che si è sviluppato man mano che ho iniziato a fare questi miei spettacoli, appunto di Bolle & Friends, all'inizio in Italia, e all'inizio più in piccolo e poi sempre più in grande, vedendo le potenzialità del progetto e avendo l'occasione di portarlo in luoghi come Piazza Duomo Milano, il Colosseo, Piazza del Plebiscito a Napoli, Piazza San Marco a Venezia, la Valle dei Templi ad Agrigento. Luoghi incredibili e unici dove la danza non era mai arrivata e dove veniva un pubblico diverso da quello del teatro, dell'ente lirico, degli abbonati al balletto. È chiaro che bisogna rompere un po' le barriere e guardare al futuro, quindi non proporre soltanto balletto classico, ma avere quello contemporaneo, quello più moderno, e in questo spettacolo da quest'estate abbiamo proposto anche questo nuovo assolo prototype, che veramente è un po' uno sguardo al futuro, perché utilizza delle proiezioni video, degli effetti digitali su questo schermo in un modo in cui non erano mai stati utilizzati prima per il balletto. Poi sono stati creati dei cloni con i quali io ballo, con i quali mi confronto, e poi un insieme di citazioni di tanti balletti che fanno anche parte della mia carriera. Roberto è da un po' di tempo che voleva fare qualcosa con il video, con le nuove tecnologie, però non riuscivamo a trovare la formula giusta. Poi siamo andati una volta al concerto di Jovanotti, siamo andati insieme, abbiamo visto che lui ha usato in maniera eccezionale questa tecnologia, perché aveva una perfetta interattività con il video e ha usato molte idee carine. Quindi da lì Roberto ha detto: no, devo farlo anch'io, devo assolutamente trovare il modo. A quel punto abbiamo trovato la linea giusta, che era quella appunto di prototype, cioè il ballerino perfetto che viene creato dal computer, messo in scena, addestrato un po' alla maniera di Matrix, e poi in un percorso evolutivo fino a farlo diventare l'uomo. Anche il regista Bob Wilson, un autentico guru del teatro d'avanguardia, ha voluto Roberto Bolle tra i protagonisti dei suoi Voom Portraits. Roberto Bolle ha un forte senso dello spazio alle sue spalle e questa è la sua forza. Ci sono così tanti ballerini che si preoccupano esclusivamente dello spazio di fronte a loro. Invece lui tiene conto anche di ciò che accade dietro e questo fa la differenza sul palco, rende la sua presenza più forte.
È come un elastico o un arco che puoi allungare e tirare. Lo spazio ha una sua profondità. Se si prende in considerazione solo lo spazio di fronte a noi, rimane piatto. Ci si limita a una visione bidimensionale. No, io lo sapevo. Bolle, non la malattia Roberto della Bolle, pelle. sì. Roberto Bolle. Che tu sei venuto tante volte qui. Esatto, l'Etoile, Sì, proprio sì. il re del sospensorio, il Pelé del sospensorio. Allora, ha debuttato qualche giorno fa al San Carlo di Napoli con una nuova versione della Giselle. Sì. Chiedimi che cosa c'è di strano in questa versione della Giselle. Ma lo sanno tutti. Cosa c'è di strano in questa versione? Ha ballato completamente nudo. Nudo. Ma non è un modo di dire. No, ci ha fatto vedere, sai che noi abbiamo sempre visto il lato B di Bolle, adesso abbiamo visto il lato A. Non che il lato B ci facesse schifo, per carità, perché c'ha due natiche Bolle. Vabbè, ma adesso non è una cosa che si può... Ma due chiappe C'è Camilleri che ti ascolta. Ma appunto, due chiappe di Gore-Tex con dentro il materiale di cui sono fatti i diamanti proprio. Vabbè. Cioè veramente... E poi incollate insieme, sembrano incollate con l'acqua. Sei un'appassionata di danza, ho capito. Vai avanti. C'è questo culo che sembra una mensola che ci puoi appoggiare sopra le piante grasse. Fai vedere il tuo... Ma piantala, ma che cosa? Ma cosa? No, io faccio un altro mestiere, che vuol dire? Al San Carlo un pubblico così non s'era mai visto, come per una rockstar. Gridolini d'ammirazione, applausi anche nel bel mezzo di una scena e telefonini accesi per immortalare di nascosto il primo nudo integrale di Roberto Bolle, l'Etoile che sta trasformando la danza in un fenomeno di massa. Ora Bolle, nell'ultimo atto del balletto, disperato per la morte di Giselle, si spoglia nudo e fa il plié plissé col Walter Deshabillé. E allora uno dice, ma tra tutte le cose che poteva fare, proprio quella. Cioè, Giselle è morta, tu ti levi le mutande, fammi capire. Falle la respirazione bocca a bocca, mettile gli elettrodi, la fai resuscitare come Frankenstein, strappati i capelli, piangi, prenditi a scudisciate. No, lei è morta, tiro fuori il pirillo. Faccio prendere aria al carrello dei bolliti. Ma ti sembra il caso? Ma no, ma avrà un significato che adesso... significato. Che noi non cogliamo. Se avesse fatto il flauto magico posso capire. Capisci? Perché ho ballato nuda a San Carlo? Perché la coreografia è così, c'è una coreografia, è una rivisitazione della Giselle di Mazzec, un coreografo straordinario, uno dei coreografi più importanti del Novecento, che ha rivisitato Giselle, questo balletto immortale, mettendolo in scena, riambientandolo. Alla fine del secondo atto Albrecht, diciamo, si spoglia letteralmente, ma arriva stremato di tutte le emozioni e anche di tutti i vestiti, ma è un nudo che ha un grande significato anche psicologico e un significato profondo all'interno della storia e arriva alla fine di un racconto, quindi ha veramente un suo perché, non è un nudo che viene esibito, non c'è assolutamente nulla di volgare, ma qua si parla veramente di arte ad alto livello. Roberto, sei bravissimo e sono contenta del successo che hai e ti auguro di averne sempre di più. Non smettere mai di ballare, sarà dura, però te lo auguro di tutto cuore. Avevo visto alcune cose di danza, soprattutto danza contemporanea. Il balletto classico, ammetto che l'ho scoperto con Roberto Bolle, quando ci si rende conto che quante cose si possono trasmettere grazie al proprio corpo, grazie al movimento. Anche un movimento che
segue una serie, che rispetta una serie di convenzioni, però è incredibile come poi un artista possa rinnovarlo nella ricerca dell'emozione che mette all'interno di queste convenzioni e di come riesce a tradire queste convenzioni perché ci tocca nel profondo. Non scopriamo nulla se diciamo che New York è una città unica, una sorta di melting pot mondiale, una grande mela da assaporare con gusto, un frullatore di culture diverse dove c'è sempre qualcosa da scoprire e da imparare, soprattutto nelle varie espressioni artistiche, persino passeggiando in un parco. Spesso di una cosa che è fatta male si dice che è fatta coi piedi, ma in questo caso i piedi servono per fare bene, per danzare bene. E devo dire che per Roberto Bolle i piedi sono molto importanti. I piedi sono fondamentali, infatti noi li curiamo molto i piedi perché sono come delle mani, e poi è la parte del corpo che ci dà sicurezza, perché quella che a contatto con il suolo è l'unica che ci fa sentire la sicurezza e la presenza di dove siamo, del palcoscenico, il rapporto con lo spazio. Quindi hai una cosa in comune con i calciatori. A proposito di grandi campioni dello sport, ti faccio vedere quello che ha detto Capello, mister Capello, che è venuto al tuo spettacolo ieri. Neanche lo sapevi? No. Se Bolle fosse un calciatore, in quale ruolo lei lo farebbe giocare? Beh, talmente bravo, guardi, io faccio così un paragone, potrei dire che ai tempi era Maradona, modernamente direi che è Messi. Deve giocare in quella posizione perché la creatività, il movimento, la gioia che dà quando lo vedi ballare, io l'ho visto solo per televisione, è la prima volta che lo vedo in diretta, quindi è emozionante. Messi mi emoziona, io credo che Bolle emoziona tutti quanti. Ci troviamo nel Nelson Rockefeller Park, perché New York poi è la città dei parchi, oltre che delle strade, delle luci, dei teatri, però ci sono molti parchi. Questo è un parco addirittura inconsueto, particolare, perché c'ha un sacco di opere d'arte di uno scultore che si chiama Tom Hotterness, che le ha regalate alla città proprio per simboleggiare il modo di vivere insieme. È proprio un uscire dalla città, è proprio una via di fuga in mezzo alla città, ti ricarica. A me stare in mezzo al verde, nella natura, così anche per un'ora o due, diciamo, ti dà un'altra dimensione proprio. E nei parchi spesso si vede dell'arte, della street art, no? Così è vero, come nella, ci sono tantissimi artisti poi nella anche, musica, nella pittura, ma sì, anche nella danza. Ci sono tanti artisti che si esibiscono proprio ai lati dei parchi, delle strade, nei parchi stessi. È un fenomeno che qua in America c'è molto, proprio vedi questi artisti di strada, anche ballerini hip hop che si esibiscono, si mettono, fanno delle performance e tutta la gente intorno ammirata, perché poi sono bravissimi, veramente sono degli artisti eccezionali. C'è un grande regista che è venuto ieri a vedere il suo spettacolo, un tuo estimatore, che ha preso stimolo dagli artisti di strada, dai ballerini di hip hop, ha fatto una sua versione di Romeo e Giulietta. Sì, Baz Luhrmann, sì, è un artista incredibile, l'ho conosciuto con Romeo e Giulietta, e poi l'ho apprezzato ancora con Moulin Rouge, ovviamente. È stato un capolavoro assoluto. Un capolavoro perché è visionario. Well, obviously there's the command of the stage.
Ovviamente è il padrone della scena, ha il controllo di quanto accade sul palco, così come ha un dono naturale di catturare l'attenzione del pubblico, sia in un momento più intimo, sia durante un'azione plateale. Esprime tutta la sua interiorità attraverso la danza. Ma ciò che amo di più di Roberto è la sua totale mancanza di pregiudizio. Non ha un'opinione preordinata a proposito del balletto classico né della danza moderna. Scommetto che sarebbe capace di ballare anche il cha-cha-cha. Recentemente ho lavorato con Jay, ci siamo visti l'altra sera e stavamo parlando della colonna sonora di Gatsby. In una intervista hanno chiesto a Jay-Z: quale genere di musica ti piace? E Jay-Z ha risposto: esistono solo due tipi di musica, quella buona e quella cattiva. Secondo me con Roberto esistono solo due tipi di danza, quella buona e quella cattiva. Anzi, c'è anche un terzo genere, il genere sensazionale, che è quello di Roberto. Roberto Bolle è unico innanzitutto perché gli è stato riconosciuto dal mondo, cioè non è che se l'ha inventato, il mondo ha deciso che non ce ne sono tanti come lui, no? E quindi è una scelta che hanno fatto altri. A me quello che colpisce sempre molto di Bolle è che in realtà fa una vita, almeno fin qui ha fatto una vita piena di sacrificio, perché per stare a quel punto della piramide dell'arte devi in realtà lavorare, fra l'altro me l'ha spiegato lui, praticamente quanti giorni ci sono in un anno? 365, credo che lui ne lavori 330, ecco. Ne lavori nel senso che lavora sul suo corpo per 330 giorni all'anno per riuscire a stare a quel livello lì. Per aver contribuito con la sua attività ad affermare nel mondo attraverso il linguaggio universale del corpo e dell'anima, vissuto ed interpretato con talento straordinario i valori della danza classica e del puro stile italiano del balletto, Roberto Bolle. Roberto Bolle! L'American Ballet Theatre non è soltanto una compagnia di all-star della danza, ma anche un gruppo di artisti che amano mettersi in gioco. Specialmente se l'invito arriva da un collega come Roberto. L'American Ballet Theatre è una compagnia unica e speciale. Uno dei motivi che fanno amare così tanto Roberto e che lo rendono un membro di questa compagnia sta nel suo carattere, nel suo essere una persona meravigliosa, così umile, così serio, un vero lavoratore. Rappresenta un dono per la danza, per il mondo e ovviamente per l'American Ballet Theatre. Siamo così emozionati ad averlo con noi. So we're just thrilled to have him. All'inizio, quando Roberto mi ha chiesto di venire in Italia per danzare con lui, mi sono sentita così onorata. Quando sono arrivata a Roma ero rapita dal panorama, da ogni dettaglio. Addirittura un singolo albero qui è meraviglioso. C'è un'atmosfera magica. Io e Roberto balleremo Romeo e Giulietta e il Lago dei Cigni. Non riesco a credere che sto per ballare Romeo e Giulietta al chiaro di luna in Italia. È tutto così magico. Feels so magical just to be here. Questo è un programma nuovo che si chiama Sirene a New York, una nuova produzione che... Ne abbiamo tutti i tipi di sirene, Sì, sì, non ce n'è mancato uno.
mancanza ce l'ho. Io non sono mai andato a vedere Roberto Bolle in teatro, a vedere le sue cose, e di questo gli chiedo scusa e me ne dispiace perché sono pigro. Sono pigro anche perché poi per me è uno spettacolo di danza, fatico io. Io li vedo e dico, oddio che stanchezza, oddio che stanchezza. Mia figlia fa danza. Senta, ma lei quest'anno in quali città ha seguito Roberto Bolle? Ce lo racconta così? In tutte le città dove lui ha ballato quest'anno, quindi Milano, Teatro La Scala, poi a Hong Kong in febbraio, e poi dunque Hong Kong, poi a Washington in aprile, quando era in tournée con l'American Ballet Theatre, e a Hong Kong pure in tournée con l'American Ballet Theatre, poi di nuovo a Milano, e poi nella stagione dell'American Ballet Theatre, la Spring Season, che c'è stata qua a New York, praticamente da metà maggio a fine giugno più o meno. Ma lei segue Roberto Bolle praticamente quasi sempre in tournée? No, io personalmente lo seguo sempre e comunque lo faccio sempre in rappresentanza dei ballerini. Ecco, ma come si sono formati i ballerini? Che comunità siete? Allora, i ballerini sono nati nel 97, nel dicembre del 97, a seguito di un gruppetto di bolognesi che hanno visto, erano a Modena per vedere un Don Chisciotte in una tournée della Scala, e insieme a Isabella Seabra ballava Roberto Bolle. Loro non lo conoscevano, per cui per loro è stato proprio una novità, no? Quando poi l'hanno visto sono stati colpiti da quello che noi chiamiamo l'effetto Bolle. Da quel momento hanno deciso di seguirlo e hanno fondato questo fan club che si è autodenominato i Bollerini. Allora, l'effetto Bolle è quell'effetto che prende una persona quando si trova davanti a Roberto Bolle, innanzitutto mentre sta ballando, e poi se gli capita di trovarsi davanti, non so, per esempio all'uscita artisti, quando lo vede e resta praticamente senza parole, resta a bocca aperta senza parole, va in apnea. At last, my love has come along. Sono molto contento che mi sia data l'opportunità di parlare di Roberto Bolle, di lui come persona e non come personaggio. Infatti sarei sicuramente la persona meno adatta di parlare di lui per quello che rappresenta nel mondo come il più grande ballerino attuale. Io ho avuto la fortuna di poterlo incontrare, di conoscerlo e di conoscere la persona che è molto importante per me. I personaggi passano, le persone restano. Quando ho avuto modo di chiamarlo nel mio paese, all'Aiatico, al Teatro del Silenzio, in una esibizione che probabilmente per lui era anche una scommessa, perché in quel teatro non ci sono le strutture dove lui è abituato a ballare, è un teatro all'aperto, quindi di notte c'è l'umidità sul palcoscenico, non ci sono gli spazi necessari, eppure lui ha detto subito di sì, perché evidentemente è un artista che ama le grandi scommesse. Grazie. Ancora un incontro tra grandi nomi della musica nel teatro fatto nascere da Bocelli nella sua L'Aiatico. Nella notte brillano anche altre stelle come Charisse e Roberto Bolle. È un luogo con una forte energia, un luogo bellissimo, unico, di una suggestione, di una poesia così forte. Lì ho avuto modo di conoscerlo un po' meglio e di scoprire che dietro a questo grande artista italiano c'è un'anima.
un'anima nobile, un'anima gentile, una persona che ama darsi per il piacere di darsi. Sei nell'anima e lì ti lascio per sempre, sospeso immobile, fermo immagine, un segno che non passa mai. Roberto Bolle, parla con me, il più grande. Sono costernata da questa morte del cigno. Ma guardate che bello che è, scusate, dal vivo così, c'è un momento... no, poi tra l'altro lo sai che mi fa strano vederti seduto, ti vedo sempre volare. Sempre sul palco a ballare. Sempre, seduto mai? No. T'hanno mai visto seduto? Sai che stai seduto anche molto bene, però vedi che si vede. Ma grazie! Il portamento, senti, io veramente ho dei commenti, i critici della danza dicono delle cose, vola come un angelo, è bello come un angelo. Ti definiscono addirittura gesto che si fa musica. Delle cose bellissime. È dura poi dopo ogni volta riproporsi quando hai il massimo della critica, il massimo questo è vero, devo dire che è dura perché c'è molta responsabilità, molte attese, quindi quando ballo in molti teatri è difficile mantenere sempre altissimi livelli, anche perché il nostro fisico non è una macchina. Tra le collaborazioni anticonvenzionali di Roberto c'è anche quella con Simona Azzori, un caso unico, non soltanto nel mondo della danza. Per me Roberto Bolle è unico perché secondo me ha un'anima molto bella. Al di là si potrebbe raccontare e dire quanto lui sia bravo a livello tecnico, ma io credo che sia una persona davvero semplice e davvero speciale nella sua semplicità. Secondo me ha portato la danza anche a chi non la conosceva, con la sua bravura, ma anche con la sua bellezza e con la sua semplicità di persona, sicuramente andando nelle piazze, andando insomma a portare la danza anche a chi magari non sarebbe mai andato a vedere uno spettacolo di danza, soprattutto magari di danza anche classica. Roberto ha permesso a questi ragazzi, ha dato anche una linea di guida, vedendo che lui, come grande ballerino classico, è diventato un interprete completo. E questo è essenziale per questi ragazzi che abbiamo a scuola, che Roberto è un esempio, e che guardano sempre su YouTube o vengono a vedere qui nel Teatro La Scala ballare, e dunque vede che il suo percorso ripeto, è unico. Io ho conosciuto Roberto, prima sono andata a vedere un suo galà che si chiama Roberto Bolle and Friends, dove lui generosissimamente presenta dei ballerini internazionali bravissimi, e anche questo veramente torna a suo vantaggio per l'altruismo e la generosità. Non è una persona gelosa o invidiosa, assolutamente. Tant'è vero che lui chiama i più grandi a ballare insieme a lui e lui fa 2 pezzettini dentro. Un spettacolo meraviglioso, bellissimo.
è un uomo è importante. Tutte le persone importanti comunque sono più generose e altruiste di quelle, diciamo, quelle che hanno una carriera media, hanno sempre paura di presentare qualcuno di più bravo, non sapendo che invece quando tu lavori con uno più bravo diventi più bravo anche te, ma questo è un altro discorso che non serve. In una giornata così particolare capita anche di andare al mercato. Ma questo è un posto, tra l'altro, che tu conosci molto bene. Sì, perché è proprio vicino agli studi della compagnia, sono a 2 blocchi da qua e quindi tutte le mattine io arrivo con la metropolitana qua a Union Square, in questa piazza molto bella che è veramente al centro di New York, perché lì c'è il Flatiron, siamo Broadway, la Quinta Avenue, Fifth Avenue è proprio a 2 passi e c'è questo grande mercato e devo dire che è un bel centro. È un bel vedere. Sì. Vabbè, allora ti seguiamo a fare la spesa. Andiamo. È possibile che siano di Tropea? No. Di tu. Anything else? That's it? No, yeah, it's fine. Pensi che questa esperienza newyorkese sta divertendo, sta piacendo? Sì. Beh, è un'esperienza, una grande responsabilità portare il mio spettacolo qui a New York. Un conto è ballare con l'American Ballet al Metropolitan, che comunque è tutto organizzato. Io sono primo ballerino, però voglio dire, una mia è una presenza. Quando porto il mio nome, uno spettacolo, una produzione con tutti gli artisti che ho scelto io, un mio programma e quindi persone che vengono tutte richiamate solo dal mio nome, quello è veramente una grande responsabilità perché non metti solo te stesso ma anche tutte le tue scelte. Tutto, esatto, quindi ti metti completamente in gioco. È molto più difficile vestire Roberto Bolle che svestirlo, nel senso che per creare un costume per Roberto bisogna immaginare di creare una pelle sulla sua pelle, perché non si può non solo mortificare, ma i suoi muscoli, la sua fisicità lo aiuta a esprimere quello che ha dentro. Io l'ho vestito per il Festival di Sanremo e lì c'è stata una cosa molto spiritosa, perché lui molto carinamente ha detto: questo costume è di Roberta Guidi di Bagno. Il costume era veramente molto ridotto e Simona Ventura, che presentava il festival, ha detto: ma ci voleva poco. Ciubbia! Che costumino! Veramente le donne sono rimaste sconvolte, vero? È vero? È stato un grande... La coreografia studiata appositamente per il Festival di Sanremo. Sì, creata da Renato Zanella, il direttore dell'Opera di Vienna, e il costume di Roberta Guidi di Bagno, creato apposta anche questo. E con questo fisico non è difficilissimo, te lo posso dire, Roberto. Grazie al grande Roberto Bolle! Dietro quel poco, in realtà, c'era un lavoro enorme di artigiani della Scala per realizzarlo, per cui anche quando si cerca di lasciare la sua pelle e di simboleggiare il costume con altri mezzi, viene fuori per fortuna la sua vera pelle, la pelle sulla pelle, quello che io descrivo così. Lo sai che ho pensato a te perché sto seguendo quest'anno della cultura italiana negli Stati Uniti, che è iniziata con una scultura, l'Apollo Davide di Michelangelo a Washington, e lo guardavo e pensavo che aveva una plasticità nonostante il marmo che sembrava veramente danzasse, perché aveva una torsione da danza. E questo non finito dietro, pensavo che bello, perché il non finito dà sempre un po' spazio all'immaginazione. Ma pensavo a Parmitano sullo spazio.
E ieri ho detto, tra Parmitano e Michelangelo in mezzo c'è Bolle, perfetto. Ho detto, l'Italia veramente è dalla parte più pesante, no, della terra, della pietra, allo spazio, la leggerezza assoluta, dico in mezzo, sfida la gravità, Bolle. Ma era bellissimo. Newyorkese succede anche di incontrare un'autentica rockstar, Michael Stipe dei Ren, già produttore cinematografico dello splendido Essere John Malkovich. Being Roberto Bolle, what you think about it? Non so che cosa succeda nella testa di Roberto, ma è probabile che si tratti di qualcosa di molto interessante e certamente di molto creativo ed artistico. Come interprete, Roberto si può paragonare a quello che accade in musica. Una canzone può essere bella e può essere suonata da molti artisti diversi, ma solo uno può interpretarla in una maniera unica, come nessuno fino a quel momento ha mai fatto. Ecco, questo è ciò che Roberto rappresenta per la danza. Si può continuare a provare e riprovare e ad esercitarsi per diventare il migliore, ma bisogna trovare una persona speciale come Roberto per fare la differenza. Non si tratta solo di un ballerino che danza o dell'esecuzione di una bellissima opera. È qualcosa di più, qualcosa che trasforma quell'esecuzione rendendola speciale, unica. Questo è il valore aggiunto di Roberto. Mi piacerebbe moltissimo vederlo esibirsi in Italia. Finora l'ho visto solo a New York. Un giorno spero di riuscire a vederlo a Milano. Il riscaldamento lo facciamo dove capita, anche sulle pietre, un po' in camerino, nel backstage, ma quasi mai c'è posto. Qua per fortuna a Firenze è una struttura molto grande, quindi c'è anche un bel retropalco dove poter fare una piccola sbarra prima di entrare in scena. New York è l'insieme di molte città in una sola, dove tutte le arti trovano continui stimoli, perché la gente di New York è forse il pubblico più esigente che ci sia. Noi abbiamo voluto fortemente raccontare Roberto Bolle tra la gente di New York, e questo è un posto particolare che ti piace, che ti appartiene in qualche modo. Sì, mi piace molto questo High Line perché è veramente un luogo che è stato riqualificato e donato al pubblico. Fino a quando sono venuto la prima volta qua a New York nel 2007, che è stato il mio debutto con l'American Ballet, veramente era una zona lasciata proprio degradata. Sì, esattamente degradata, e in pochi anni la città di New York l'ha presa, l'ha ristrutturata, l'ha donata ai cittadini, creando un'architettura proprio urbana bellissima, riempiendola di piante, di verde, e creando questa lunga passeggiata sopraelevata che è diventata una delle più belle della città. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you.
Dentro Roberto Bolle convivono due persone, Roberto e Bolle. Io ho conosciuto Roberto ancora prima che diventasse Bolle. Il Bolle invece è conosciuto in tutto il mondo, che a volte neanche si sa insomma quanti ne esistano, perché Roberto contemporaneamente è a Shanghai, domani è a Hong Kong, poi invece in Sud America. Ma nella quotidianità poi, per quando ho modo anche di vederlo, di incontrarlo a Milano, conosco Roberto che è una persona di una normalità, di una umiltà, di una passione enorme, che è quella stessa che lo ha fatto diventare un grande personaggio, ma che, come dire, non confliggono. Cioè uno di quei rari casi in cui un personaggio famoso porta anche nella sua notorietà tutta quella semplicità della persona normale che lui è quotidianamente con noi, con i suoi amici, con la sua famiglia. Che cosa rende Roberto Bolle unico? Il fatto di essere autenticamente Roberto Bolle. Lo puoi vedere per strada a Parigi, a New York, a Londra, in uno studio televisivo, lo vedi poi sul palco, hai la certezza che quello è lui. Potremmo fare uno scambio con Roberto Bolle. Lui che ha fatto un'arena straordinaria, la Ida di Zeffirelli all'Arena di Verona, potrebbe venire quando io presento i primi di giugno questo grande spettacolo dell'Arena, naturalmente a ballare, a fare quello che lui fa straordinariamente bene. E io potrei cucinare per lui. Viceversa, la vedo un po' difficile, almeno da parte mia. Da Casal Monferrato alla Scala it's a long way, dicono gli americani, ma dalla Scala a New York è una strada ancora più lunga sì. E più rischiosa, se vuoi. Sì, non è stato assolutamente facile per me lasciare la Scala, che comunque era la mia casa, lasciarla, perché quando a 21 anni ero diventato primo ballerino potevo rimanere alla Scala e avere tutto, avere comunque una carriera molto tranquilla, molto serena, avevo la mia posizione già assicurata per la vita, perché è un contratto a vita, e invece ho deciso di lasciare la compagnia, quindi di licenziarmi dalla Scala, sono diventato étoile del teatro con contratti a termine e ho intrapreso una carriera sempre più internazionale, quindi prima a Londra e poi a New York. Roberto mi pare che rappresenta oggi come un esempio sublime da seguire. E anche non dimentichiamolo che proprio per merito di Roberto oggi tanti bambini sono andati a scuola di ballo. Quindi certo che io dico sempre, guardate come fa le prove o la prova Roberto. Lo seguo da quando sono piccolo, è sempre stato il mio punto di riferimento, proprio perché grazie a lui ho deciso di intraprendere la carriera di danzatore classico. Inizialmente facevo danza moderna e guardando i suoi video sono rimasto affascinato dalla sua fisicità, dal suo movimento, e quindi ho deciso di intraprendere la carriera di ballerino classico. Quando noi possiamo vedere una persona, un artista, che non mai finisce di imparare, di studiare, questa cosa mi dà una grande speranza. Io ho visto tantissimi ballerini e tantissimi, mi piace anche Varishnikov, anche nuovi. Io ho visto Nureyev, ma Nureyev come Bolle aveva una presenza. Bolle è grande, è forte e uno si immagina che il ballerino debba essere in qualche modo esile, e invece lui è forte ed ha una forte presenza sul palcoscenico e trovo che questa sua straordinarietà, questo suo essere differente da tutti lo rende unico. Un punto di svolta nella tua vita è stato quando Rudolf Nureyev ti ha scelto. Ci racconti questa storia? Sì, Nureyev quando è venuto alla Scala l'ultima volta a rimontare il suo Schiaccianocci
Io avevo 15 anni, ero parte appunto della scuola e prendevo parte alle prove e lui mi vide in sala e rimase molto affascinato da me e un giorno ci trovammo in sala ballo insieme da soli e mi chiese di fargli vedere quello che sapevo fare, quindi iniziai a fare degli esercizi alla sbarra, però ero veramente super emozionato, devo dire. Io ero disidratato perché veramente mi ricordo un caldo emozionatissimo. Alla fine ho fatto ancora tutta una serie di esercizi e lui insomma mi ha detto va bene, allora ricordati di lavorare i piedi, mi ha dato altre correzioni e poi mi ha scelto per il ruolo di Tazio in Morte a Venezia e quindi si trattava proprio di ballare con lui e Nureyev ovviamente il mito assoluto della danza, cioè il mio mito da bambino è sempre stato Nureyev, quindi già il fatto di trovarmelo davanti è per me una fortissima emozione. Questa consacrazione è stata la sicurezza che quella della danza sarebbe stata la mia strada per il futuro. Poi Morte a Venezia non è avvenuto, io non ho fatto Tazio, però è stato veramente la sua scelta, il suo volermi nella produzione, il suo credere in me che mi ha dato ancora più fiducia. Ma Rudolf Nureyev è stato in qualche modo una vera icona della danza globale e l'ha fatta diventare, tra virgolette, pop. Da questo punto di vista, no? È stata sicuramente una lezione anche nel modo di comunicare. Assolutamente, Rudolf è stato un grande perché ha rotto proprio gli schemi del danzatore, del ballerino classico. Lui non è stato soltanto un ballerino, ma ha voluto cimentarsi con tante altre cose. Dal cinema, al fatto poi di essere direttore d'orchestra, coreografo e ha rivisitato e ricoreografato tutti i principali balletti classici, da Lago di Cigna, Baia d'Erbe, L'Addormentata, Don Chisciotte, Romeo e Giulietta, Cenerentola, dandogli una sua impronta e soprattutto rivoluzionando il ruolo del protagonista maschile. Lui non voleva che le partner femminili fossero le protagoniste del balletto, voleva che i due protagonisti fossero il ballerino e la ballerina, entrambi alla pari. Grandissimo innovatore in tutto quello che ha fatto. Ha cambiato le regole del gioco e lui era anche uno che amava delle cose inusuali. Sai che lui era molto amico di Mick Jagger e diceva anche che ritrovava in delle mosse di Mick Jagger delle sue figurazioni. Non so se questo sia vero, ma tu per esempio... Può darsi, perché lui era veramente... era anche sì, no, espressivo anche molto, nei poi... gesti. Un artista totale, anche nel modo di essere un po' pazzo, vuol dire, era molto... Forse anche su questo assomigliava a Bill Gates. Era molto estremo anche per le notti in discoteca, vuol dire, era veramente un artista che andava fuori dai canoni, vuol dire, io
in quello sono completamente all'opposto, cioè io devo avere un mio rigore, una mia preparazione, devo... non mai dire mai, hai anche no, tanto ma io tempo dico, davanti. mi conosco, nel senso che per arrivare a un certo livello la mia preparazione è molto disciplinata, molto ordinata, devo avere un rigore per quello che mangio, per quello che sono le ore di sonno, per il riposo, per la concentrazione, per le priorità. Io ho una grandissima ammirazione per chi come lui riusciva a fare tutto quello che faceva al meglio, riuscendo veramente, cioè avendo una vita anche così disordinata, sregolata. A proposito di icone, c'è un signore che se ne intende davvero. Douglas Kirkland. Un grande fotografo americano che ha ritratto miti come Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, persino John Lennon. Tra gli ultimi, Roberto Bolle. Per me Roberto Bolle è un individuo straordinario. Nel corso della mia carriera ho fotografato molti grandi personaggi e artisti di generi molto diversi, ma in nessuno di loro ho riscontrato la stessa umanità. Per questo motivo mi piace lavorare con lui. Roberto è così creativo e sensibile e quando sei vicino a lui riesce a trasmetterti il suo calore umano. Questo per me è il vero artista e io adoro quest'uomo. Un grande spettacolo di danza ha spesso qualcosa a che vedere con il cinema e forse con il cinema muto, perché voi in realtà raccontate delle storie senza parole, con i gesti. Qual è il tuo rapporto col cinema? Il mio rapporto con il cinema è appena iniziato, perché abbiamo registrato proprio qua a New York questo cortometraggio con Fabrizio Ferri per 10 anni di Vanity Fair, Passage, che abbiamo presentato alla Mostra del Cinema a Venezia, appunto, ed è stata un'esperienza molto molto bella, e bella interpretare, girare e vedere il risultato. Quando affrontiamo un balletto dobbiamo interpretarlo, quindi entriamo nel personaggio, poi seguiamo quello che il coreografo ci dice, le indicazioni, seguiamo la musica. Mentre la nostra performance, lo spettacolo è live, quindi tu vivi tutta una storia dall'inizio alla fine con questo cambio e questi sconvolgimenti emotivi che ti porta a vivere il personaggio, mentre nel cinema, ad esempio per il cortometraggio con Fabrizio, eravamo in questo spazio industriale, per un giorno io ho corso avanti e indietro in tutti i posti di questa fabbrica industriale, sul pavimento, a piedi nudi, cercando di metterci tutta la mia intensità. Però è chiaro che alla fine il prodotto lo fa il montaggio, e quello che il regista e il montatore sanno tirarti fuori. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. Se dovessi pensare ad un ruolo per Roberto Bolle in un film, visto che ha questo aspetto così rassicurante, così luminoso, una persona della quale uno pensa istintivamente di potersi fidare, credo che penserei ad un antiruolo, ad un controruolo, cioè invece ad una persona della quale tutti pensano che si possono fidare, ma in realtà non è così, perché i contrasti nella letteratura, in cinema, a teatro sono sempre quelli che poi risultano, secondo me, più ricchi, complessi, interessanti, sia per un attore che li recita che per il pubblico. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean
like a stone. Il fatto che Nureyev e Baryshnikov siano stati attratti dal cinema è un'esperienza, credo, meravigliosa per loro, e auguro a Roberto, se veramente è ciò che vuol fare, di farlo. Credo che sia molto difficile potersi esprimere agli stessi livelli di quello che solitamente questi grandissimi artisti fanno in un altro campo. Bisognerebbe ripartire da zero, cioè il percorso che hanno fatto nella danza dovrebbe essere tanto quanto quello fatto nella recitazione, quindi bisognerebbe avere due vite. Io stesso vorrei essere un grandissimo ballerino, magari nella prossima vita. Posso tranquillamente immaginarlo in un film, in un mio film. Le cose stanno così. Nella recitazione, come nella danza, solo chi riesce a esprimere un'emozione nel raccontare una storia è considerato un grande interprete. Altrimenti si rimane un bravo ballerino, ma non un grande ballerino. Allo stesso modo, un attore, se è un grande attore, è capace di recitare danzando. Per questo motivo non faccio fatica a immaginare un film con Roberto. Ho iniziato a pensare a lui per un ruolo ora, a 51 anni, e la mia unica preoccupazione è di invecchiare per riuscire a girare tutti i film che desidero fare, e spero che in uno di questi reciti Roberto. Un giorno Roberto mi chiama e mi dice: ci è venuta un'idea, dobbiamo fare un video. Come un video? Cioè di cosa? Lui praticamente durante la lezione, scherzando con Antonella e Sabrina, due nostre colleghe e amiche, ha detto: abbiamo avuto un'idea, dobbiamo fare un video sulla canzone di Giorgia, tu mi porti su e poi mi lasci cadere. Ho detto: vabbè, ma qual è l'idea? L'idea è che durante le prove facciamo cadere le ballerine. Tu mi porti su e poi mi lasci cadere, tu mi porti su, poi mi lasci cadere. Ci mettiamo in sala un pomeriggio, abbiamo tirato dentro un po' di ballerini con i telefonini, abbiamo ripreso molte situazioni, ognuno aveva delle idee, facciamo così, facciamo così. Sguardi sfuggevoli, pose svenevoli, fughe in avanti e misti convenevoli. Mi sono ritrovato con tutto questo materiale video assurdo, girato malissimo con i telefonini, però pieno di idee divertenti. Tu mi porti su, poi mi lasci cadere. Ah, che dolore, ah, che bellezza, ah, che dolore. In un giorno abbiamo tirato fuori questo piccolo video, l'ho dato a Roberto e ho detto: ecco il video adesso, e poi lui l'ha twittato sul suo account Twitter e quindi da lì è esploso. Un giorno mentre tutti ci dicevano che coppia innamorata, ho visto nei tuoi gesti il sospetto di non essere ricambiato. E poi se a un certo punto ci lasciamo, tu sei qualcosa, ma io che cosa sono? Pensiero che si insinua tra le crepe anche dell'anima. Nel mondo della danza, come in tutti i mondi, ci sono molti avvenimenti, molte vicende anche curiose, una delle quali ti è capitata a te a una prima dell'Aida alla Scala. È stato un evento molto particolare, io vorrei che tu ce lo raccontassi. Sì, quello dell'Aida di Zeffirelli, quando abbiamo fatto la prima Scaliger del 7 dicembre con Aida. Beh, è stato un momento molto particolare. Io ero il protagonista del trionfo, la scena del secondo atto, e devo dire che questo trionfo è stato un vero trionfo, perché il pubblico è impazzito, tantissimi applausi, applausi che hanno superato quelli che sono stati poi alla fine per i cantanti. Quindi tutto questo entusiasmo ha un po' creato qualche malumore, diciamo. Ed ora vediamo le immagini di quello che è successo domenica sera alla Scala. Durante un duetto il tenore Alagna ha abbandonato la scena, offeso dai fischi, e sul palco si è ritrovato a sorpresa il suo sostituto in camicia e jeans neri. Quindi è avvenuto poi alla seconda recita un vero colpo di teatro, si può dire, perché Alagna, il cantante protagonista Radames, a un certo punto, quando è stato leggermente contestato dopo il suo assolo,
ha preso il microfono, perché tra l'altro era anche era una ripresa Rai, quindi veniva fatto un DVD, quindi ha preso il microfono, l'ha buttato per terra, ha attraversato il palcoscenico ed è uscito di scena. Alagna Radames abbandona la scena, offeso dai bu di parte dello giury. Amneris continua a cantare da sola finché si accorge che c'è un altro Radames, in nero casual, accanto a lei. Tutto liscio fino alla fine, con tanti applausi per il tenore sostituto Antonello Palombi. L'imponderabile spesso succede sul palcoscenico come nella vita. A volte però si avverano anche i sogni, come quello che Roberto ha realizzato per una giovane fan. Sono andata a vedere un suo galà e io gli chiesi di fare una carambata, cioè una sorpresa, a una ragazza dell'Accademia Nazionale di Danza, una ragazza che si chiama Petra. Stars shining bright above you. Qual è un tuo sogno? Ballare con Bolle, sinceramente. Ti sentiresti pronta te a incontrare Bolle? The sycamore tree, dream a little dream of me. E lui, prima di dire di sì, perché era il suo idolo come di tantissime ragazze ovviamente, ha voluto vedere un suo video e praticamente abbiamo mandato questa ragazzina a San Pietroburgo dove lui danzava e lui le ha fatto una sorpresa, l'ha fatta svenire praticamente. Sì, aspetta che venga. Stars fading, but I linger on, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear, just saying this. E ha danzato insieme a lei come se danzasse con la Fracci, con la Margot Fontaine, cioè è un uomo fantastico in questo senso, perché sa dare tutta l'emozione che ha dentro, ma non dimenticando mai la tecnica. Quello che abbiamo fatto a Sogni con Raffaele è stato veramente super divertente. Io me lo ricordo come un momento molto bello, molto particolare, molto divertente, perché abbiamo proprio realizzato il sogno di questa ragazzina di 15 anni che è arrivata a San Pietroburgo, fatto la sorpresa di trovarmi su un palcoscenico, abbiamo costruito un passo a due insieme, ballato insieme, e questa ragazzina è Petra, che poi è diventata prima ballerina della Scala e adesso prima ballerina al Boston Ballet in America. Ciao Roberto, 10 anni fa hai realizzato il mio sogno, sei stato il mio primo partner, lo sai? Credimi che a 15 anni ballare con il più grande ti segna il destino e ti cambia la vita, veramente. Sono arrivata a questo punto della mia carriera con tanta energia, tanto coraggio, e quel coraggio me l'hai dato anche tu quei giorni, perché quell'esperienza insieme a te mi ha dato una nuova speranza per il futuro. Grazie di tutto e ti auguro il meglio per questo nuovo anno e tanti saluti da Boston. Adesso corro, vado a fare lo spettacolo. Ciao! Da quando ho incontrato Roberto all'American Ballet Theatre sono diventato un suo fan. Ero un giovane ballerino venuto dal Brasile che guardava un ballerino italiano interpretare i ruoli più importanti. Così bello e forte e carismatico. È stato un modello per me. Strangers in the night,
exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Poi al Metropolitan Opera, grazie al nostro direttore Kevin Mackenzie, ho avuto l'opportunità di coreografare qualcosa per Roberto e Julie Kent. E così ho usato il secondo movimento della Sinfonia numero 7 di Beethoven. Roberto è stato così disponibile a lavorare con me, nonostante fossi un suo collega, un suo amico. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And a questo punto non potevo altro che lasciarmi, allarga tutto con una quinta, una seconda, con una prima e con una retromarcia. E su questo vi salutiamo. Evviva Roberto! Ciao Roberto! Il nostro percorso tra Milano, Roma e New York sta per terminare. Città, teatri e palcoscenici davvero unici. Un Roberto Bolle che potrà sembrare persino troppo buono? Che dite? In fin dei conti siamo in clima natalizio, no? Non mi rimane altro che augurarvi buon anno. Tanti auguri. Buone feste a tutti. like the ones I used to know. Where those streets. Qual è la tua fantasia di New York? Oddio, questa non la so. State girando? Sì. Li vedete? Come dire, ciò che fa in maniera... scusa la ridico, mi sono un po' incastrato ma non riuscivo a mettere, come dire... Mi prude tantissimo là. Un saluto da New York. Dietro. Thank you. Ah, ma io devo guardare dove? Direttamente al pubblico, semplice. Oggi siamo più rilassati. Stavo per dire buono come pane e Nutella, ma non si può dire. Bisogna fare un concerto.